Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo alla 13ª puntata di Into the Race e siamo alla penultima tappa di campionato del GT Open. Infatti vi ricordo che la prossima tappa sarà il 13 ottobre a Monza, quindi vi aspetto tutti e tra pochi giorni, non so se avete già visto, ci sarà un video dedicato su tutte le istruzioni, tutti i consigli, su tutti i prezzi e spero che sia gratis. Come sempre con lei, Lamborghini Huracan GT3 del team Ombra Racing, ormai spero che la conosciate abbastanza bene. E come avrete già capito e già visto, ci troviamo a Montmeló, precisamente in Spagna, a Barcellona. È una pista che mi piace da morire, anche questa qua, 16 curve, 4,6 km. Ci sarà da divertirsi, per sabato danno pioggia, quindi se ne vedranno delle belle. E siccome è giovedì e domani abbiamo le prime prove libere, vi lascio al buon Zande, che ormai è la star del gruppo. La star. Cos'è che stai per fare? Allora adesso vedete questa ruota che non ha niente a che vedere con una ruota normale, come potete vedere. Questa serve per pesare il peso di ogni singola sospensione. Quindi la chicca tecnica del weekend è stata fatta. E poi a grandissima richiesta, sempre da parte di Zande, vuole spiegare cosa sono queste. Queste sono le bilance dove appoggia... Le vuoi vendere? No, non le voglio vendere perché Però mi sembra che servono, le vuoi vendere. E queste qua sono le bilance, anche se non sembra, ma sono bilance dove appoggia quella ruota di prima che abbiamo visto prima. Qui. E qua esce il peso. Ma giralo, fallo vedere giusto. Fallo vedere bene. Qua una volta che lo accendiamo esce il peso di ogni singola ruota. Adesso però è spenta perché stiamo caricando le batterie. Ok, seconda chicca del weekend, basta, può bastare. Basta ragazzi. Questo invece è uno dei lavori più fastidiosi e noiosi che io non so come faccio a fare sempre Gianfranco, perché ogni weekend, ogni uscita deve mettere adesivi nuovi, perché la macchina fa 2 campionati e poi quando c'è qualche danneggiamento deve sempre metterli nuovi, vero Franco? È vero, anche perché Federico ci mette del suo per farci lavorare. E anche il paddock sta prendendo vita, questa volta siamo di fianco a McLaren, poi c'è tutti i vari hospitality, i motorhome dei piloti un po' più fortunati che dormono dentro e si divertono. E come sempre con me c'è la buona Elvi. Ciao ragazzi. Che è la prima volta che va in Spagna, prima volta a Barcellona. Sì, ma non vedrò niente né della Spagna né di Barcellona se non l'autodromo. Più che altro oggi, ragazzi, è successo di tutto. Non so se avete... qualunque è successo. Non so se avete visto su Instagram, infatti vi ricordo di seguirmi a Federico_Leo88. Siamo andati nella peggior compagnia, penso, al mondo di autonoleggio. No, ci hanno fatto aspettare. Del fatto che stavamo perdendo l'aereo all'inizio. Stavamo perdendo l'aereo, tutto è successo, Di tutto. Quindi ora andiamo a mangiare. Precisamente alla Rambla, qua in centro a Barcellona, ha scelto il ristorante Elvi, c'è un sacco di cose strane qua, grande, grandissimo, e adesso andiamo a vedere se troviamo un ristorante un po' meglio di quello di Silverstone. Non sarà difficile. No, dopo la pasta ai piselli con La pasta al pesto con i piselli. Vabbè, andiamo. Fede, ispira un sacco. Paella ragazzi. Devo ammettere che in Spagna si mangia sempre bene. Buonissima era la paella. Prima volta per Elvi è promosso. Ora si va a dormire. Diciamo che ci è andata bene con il ristorante, ma con l'hotel... Un po' meno perché l'ha scelto lui. Vabbè. Ok, potevo far di meglio. Quindi vi lascio domani mattina, io mi guardo un film col mio grandissimo, bellissimo 62 pollici ultra LED, plasma, tutto quello che c'è. A domani. Ciao! Buongiorno a tutti, siamo in pista, sono ancora un po' assonnato, ora c'è le prime verifiche sportive, verifiche tecniche e poi abbiamo il briefing, per poi partire per le prime prove libere. E guardate un po' chi c'è il buon Nagy. Ciao. Ready? Ready? First time in Barcellona? No. No? We have to fight, we have to push, dobbiamo spingere. Leo Racing Team, potente. Leo Racing Team. Potente. Sì. E prima di cominciare le prove libere, dato che non ho mai girato con la Huracan GT3 qua a Barcellona, sto guardando un giro di riferimento del buon Andrea Rizzoli, che è mio amico, mio carissimo amico, e anche un membro del Leo Racing Team, e sto guardando un po' quello che faceva l'anno scorso, che ha fatto un gran giro. Vediamo un po' insieme qua. Come sapete ormai, questa qua è il grafico della velocità, acceleratore, sterzo,
giri motore, quindi marce, e freno, uso il freno. Infatti vedete qua che per frenare bene devi dare un picco molto alto di pressione all'inizio per poi modulare e riuscire a entrare bene in curva. Qua sto guardando un po' tutte le marce velocemente e tra poco, dopo le sessioni, vedremo magari un giro mio insieme. Prove libere abbastanza positive, sono i primi giri che faccio con questa macchina qua. Purtroppo non si fanno tanti giri nelle prove libere, infatti adesso vi faccio vedere un po' quello che mi ha dato l'ingegnere, che noi possiamo controllare appena dopo le prove libere. È tutta la nostra cronologia tempi, infatti possiamo notare qua i tempi, non so se vedete, del driver 2 che è Nagy. È entrato a rodare dei freni, ha fatto 54,8, 56, 47,1, 46,8, 47,5, box, poi ha fatto 48,4, 51,7, 49,1, sicuramente traffico. Io invece ho fatto solo 3 crono, sono andato al mio primo giro in assoluto, ho fatto 46,7, 46,0, è stato il migliore, poi 46,2. Per essere delle gomme usate, diciamo che va bene, però dobbiamo lavorare anche con delle gomme un po' più fresche che proveremo dopo. Poi domani, come ho già detto ieri, danno pioggia, quindi cambierà tutto. Purtroppo so che non si vedrà molto bene perché c'è un po' di riflessi, però avete chiesto in tantissimi di fare un video dedicato sulla telemetria e lo farò un po' meglio con un po' meno riflessi. Intanto sto guardando qua un giro di Nagy rispetto al mio, io sono il rosso, lui è il blu, quindi come detto prima, questa velocità, questo acceleratore, sterzo, giri motore e frenata. Vediamo qua, prima curva riesco a frenare un pelino più tardi di lui, riesco a portare un po' di velocità e qua riesco a guadagnare quel poco. Invece guardiamo in curva 3, che è una curva molto veloce, lui cosa fa? Lui cerca di portare più velocità di me in percorrenza, in entrata, e in uscita perde molto. Questo è un brutto errore. Io sacrifico un po' più l'entrata per uscire molto più forte di lui, quindi avendo un rettilineo più lungo qua in uscita guadagno del tempo. Curva 3, bene lui, frena un po' più la macchina qua in percorrenza, dovrebbe dare un po' di più di gas qua in uscita, non riesce, però diciamo che siamo molto simili qua. Arriviamo al torrentino, qua freno un pelino prima io, quindi forse un po' meglio lui frena un po' più la macchina qua, anche qua, e dà gas in teoria un po' prima di me, ma poi lo lascia per ridarlo, quindi se avessi dato gas e l'avessi mantenuto qui avrebbe guadagnato del tempo. Curva dopo, anche qua vuole portare troppa velocità in curva rispetto a me e io sacrifico un po' più l'entrata, un po' più la percorrenza per dare gas prima, quindi perdo un po' qua ma guadagno qua. Curva 9, una curva molto veloce, qua manca un po' di fiducia da parte di Nagy, ma alla fine manca solo un po' di percorrenza, questo sono sicuro che guadagnerà nel corso del weekend. Torrentino dopo, frena tardi, frena meglio di me, qua guadagna e diciamo che in questa curva qua mi ha guadagnato il tempo, quindi qua devo solo che imparare da lui e guadagnare. Curva dopo ancora, riesco a portare un po' più velocità in curva, perdo in uscita, è un po' come faceva lui nelle curve prima, quindi anche qua si deve fare un mix tra me e lui. Penultima curva, qua gli manca velocità in uscita, ha avuto un po' di sovra, non so se si vede, perde velocità in uscita, però il rettilineo è corto appena dopo, quindi non perde più tanto. Chicane finale e ultima curva, gli manca solo un po' di velocità di percorrenza qua e più o meno sono uguali. Quindi adesso che ho visto questo cerco di trarre i suoi consigli, perché comunque anche se 7 decimi più lenti di me, ma ha fatto qualcosa meglio di me, quindi adesso devo provare a guadagnare e recuperare quello che mi manca. Adesso parlerò anche con lui per fargli prendere
e consigliargli tutto quello che forse gli è mancato per essere più veloci entrambi tra poco, perché la macchina è una, quindi se lui è più veloce io sono solo che contento. Ok, pronti per prova libere 2, dopo che vi annoiati con la telemetria. Fatemi anche sapere se vi è piaciuto oppure no. C'è bandiera rossa, Nagy ha fatto un po' fatica in questo turno qua, è 19esimo, ha trovato secondo me un po' di traffico e adesso facciamo driver change. Sedile mio come al solito per rimanere più fermi possibili. Traffic. Wherever you want to go now, where you want to point is a lot better. Ragazzi, come al solito purtroppo non riesco a mettere la telecamera più alta, quindi mi spiace. Vai a 50, vai. Oh! Pompa 2 volte. Molla. Oh! Un click sul posteriore perché il blocco è troppo avanti, un click. Cambiamo gomma e vediamo cosa succede. Peccato, abbiamo buttato via la gomma che comunque dandole un po' di scaldata non le fa sicuramente bene. Però vabbè, sono prove libere e domani piove, quindi tutto un altro discorso. Sto entrando il più piano possibile per salvarle. Mancati 9 decimi, sono ancora tanti, troppi, però il sotto si toglie anche facilmente, sappiamo dove lavorare, sappiamo da che parte andare, quindi non sono così preoccupato questo weekend. Mi preoccupa di più che domani piove tanto, danno temporali forti e io questa macchina non l'ho mai guidata con la pioggia e neanche Nagy, quindi dovremo improvvisare un po', però bel lavoro da parte del team, bravi ragazzi. Giornata diciamo abbastanza positiva perché abbiamo trovato un grip che non abbiamo mai trovato in questo periodo, è venuto fuori un leggero sotto, quindi tanta stabilità sul dietro, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto, c'è tanto da limare ancora, però sono più che contento. Il problema è che domani, vantaggio, è che domani piove molto, quindi io la macchina non l'ho mai provata sul bagnato, neanche Nagy, e probabilmente le carte in tavola si mischieranno completamente, quindi vediamo come siamo messi
E voi fatemi sapere qualsiasi tipo di parere, consiglio, opinione su quello che avete visto oggi. Purtroppo, ve lo ripeto, la telecamera mi è difficile tirarla su. Per portarvi con me devo fare così. E ricordatevi di seguirmi su Instagram a Federico_Leo88 e ricordatevi pure di attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!